Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg. Un'altezza di circa 62 cm in scala 1:3, edizione De Agostini, uscite previste 100. All'interno di questo pacco ricevo 4 uscite più un'altra uscita che è la 5, la quinta delle 10 previste della base premium. Infatti io ho sottoscritto anche la base premium e la spedizione è la numero 16 e il prezzo corrisposto per questo nuovo invio è di 49,96 €. Stavo demolendo tutto. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie con tutto il cuore, perché siete voi la vita del canale. Se avete piacere a quelli che mi guardano ma non si iscrivono, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di cyborg. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. In questo nuovo invio che ho ricevuto andrò a montare veramente pochi pezzi sul nostro cyborg. Infatti abbiamo la seconda parte della vita, montaggio molto semplice, probabilmente farò un video per il montaggio di tutte le 4 uscite, più un video a parte per il montaggio, la quinta parte della base premium. Faccio un po' scorrere le pagine del fascicolo, così se siete curiosi di dare un'occhiata la potete dare, ovviamente dedicato alle persone che non hanno fatto questa collezione. Vi faccio vedere in maniera sommaria anche i pezzi, perché poi quando andrò a fare i video specifici del montaggio vi spiegherò tutto bene. Abbiamo questi 2 pezzi in plastica e la De Agostini, a mio parere, ha fatto Iron Man bellissimo, Robocop bellissimo, ma continua a sbagliare perché fa tutte le articolazioni in plastica ed è una cosa che io non riesco veramente a concepire. Ci saranno dei designer che fanno i progetti, degli ingegneri, possibile che non pensano che è meglio farli in metallo? Abbiamo visto i problemi che abbiamo riscontrato con Iron Man, che ripeto è bellissimo, e soltanto chi ce l'ha dal vivo si rende conto di quanto sia bello, perché nell'immagine mi rendo conto che quando guardo il video addirittura la testa sembra più piccola rispetto al corpo. Non è così, è tutto in scala perfetta e le nuance di colori sono azzeccatissime, però lì ci ho veramente lavorato tantissimo, chi mi segue lo sa, con modifiche per migliorare la stabilità e la funzionalità dell'armatura. Cioè ragazzi, queste cose non dovrebbero accadere. Se guardiamo il Mazinga Z di Hachette è tutto in metallo. Ecco perché anche la De Agostini non fa questo, invece di fare tutte le parti mobili in plastica. Non ha senso. Anche questa parte qui è plastica, ma avrebbero potuto usare una plastica migliore, si sente che è veramente scadente. Però cosa vi devo dire? È così. Aumentano i prezzi e poi invece di investire anche nella qualità, no, assolutamente no. Una serie di viti da evitare nella plastica, eccola qui. Ricordatevi di non usare nessun tipo di lubrificante per crearvi filetti, a meno che non andiate a crearveli nel metallo. Passiamo al numero 53.
Se avete piacere di darmi un'ulteriore mano, potete condividere i miei video nei gruppi dedicati. Sapete che io non mi occupo del solo montaggio, ma cerco di trovare soluzioni, come vi ho detto anche prima, funzionali e di stabilità che migliorino appunto non l'estetica, perché è bellissimo, ma proprio l'assetto, ecco, anche se non è un'automobile, diciamo, la stabilità, boh, l'avevo già detto prima in una frase e ho dovuto complicarmi la vita. Qui abbiamo la parte, ecco, questo è parte della vita. Andiamo a vedere dov'è. Eccolo qui. Questo è un altro pezzo di plastica che servirà poi per la vita, quindi la parte sopra il bacino. Ecco qui una serie di viti EP, anche queste da avvitare nella plastica, e poi la prima parte per tutti coloro che non hanno sottoscritto la base premium della base. Io la chiamo pizza perché è meglio di niente, però insomma vi garantisco che con la base premium, così come chi lo ha fatto per Ironman, è tutta un'altra cosa da presentare il modello. Infatti andremo a collocarlo sopra il pezzo che abbiamo visto nell'uscita numero 52. Questo lo mettiamo momentaneamente qui perché nell'uscita numero 54 abbiamo l'altra parte, anzi no, guardate, nemmeno ce l'ho questa qui, aspettavo di aprirla per metterla vicino al pezzo, alla mezzaluna che abbiamo appena trovato, però ancora non è nella 54, quindi è nella 55, quella successiva. Andiamo a vedere quello che troviamo qui. Abbiamo il bacino, la sesta parte, e qui erroneamente ci scrivono la prima parte della base. Non è vero, perché la prima parte della base è questa qui, questa sarebbe già la seconda, ma poco male. Questi sono gli stessi spinotti o staffe di unione che abbiamo montato, se vi ricordate, nella base di Ironman. Sono in plastica, ne abbiamo 3, più 2 serie di viti, CP ed EP, tutte e due anche queste da avvitare nella plastica, e abbiamo il bacino. Allora, questo pezzo è fatto bene, però è di una fragilità che non vi so neanche spiegare. Ecco, io non capisco queste cose. Per risparmiare sulla plastica ti danno un pezzo sottilissimo, quando invece sarebbe stato molto meglio ricevere un pezzo più spesso, più robusto, che dia corpo anche al cyborg, e invece purtroppo non è andata così. Hanno deciso di usare una plastica scadente, e lo dico proprio senza nessun problema, perché questa è una plastica scadente, si sente anche dal peso. Va bene, continuino pure così. Aumenta, come ho detto prima, tutto e va bene, però la qualità è una cosa importante. Le persone non sono sciocche, se ne rendono conto, e poi è un peccato. Prendi un cliente, ne perdi molti di più poi se ne perdi uno, perché la pubblicità è l'anima del commercio,
ma quando uno rimane scottato oggettivamente, perché poi parliamoci chiaro, a me piace Robocop, mi piace Iron Man, però io devo poterlo montare e basta, non devo stare lì a diventare matto, a spiegare a voi che magari avete meno praticità, come si deve fare perché le spalle non vadano giù, il braccio possa rimanere piegato, il bacino non si pieghi come una marionetta e venga giù, la forca dietro abbia la consistenza con la spinta della molla affinché consenta di prendere in questo caso il cyborg e invece per quanto riguarda Iron Man l'armatura e quindi avere la forza di tenerla pinzata in sicurezza. Non è così. Sapete voi se che l'avete fatto che la molla è praticamente inutile. Possibile che quando l'hanno progettato non si sono accorti che non stringeva nulla? Perché venderlo? Perché proporcelo? Perché darcelo? E farcelo anche pagare? Cioè, queste sono cose che io non mi dà fastidio. È una cosa che mi dà veramente fastidio. Ha ragione, ho ragione e ha ragione, mi dà fastidio. Numero 55. Anche le articolazioni delle dita, lasciamole perdere con queste molle inutili che hanno dato. Cosa servono? Io per riuscire a fare stare in sicurezza la pistola impugnata tra le dita, provate voi se ce la fate, provate a prendere la pistola, a farla impugnare e a farla stare così, in orizzontale rispetto alla verticale della cyborg, provateci. È praticamente impossibile, io ci sono riuscito, ma non vi dico cosa non ho dovuto fare per le frizioni delle dita, delle falange, falangine e falangette, una cosa pazzesca, perché la pistola non sta, cade. E allora io dico, perché? Perché fate queste cose? Boh, qui abbiamo un'altra parte della base, eccola qui. Una serie di viti che si ripetono, le EP, e questo è il coprivite, probabilmente del bacino perché la plastica è quella lì, credo. Ecco qua. Qui poi ci sarà l'asta di sostegno. Adesso vi faccio vedere la quinta uscita della base premium, che è tutta un'altra cosa rispetto a questa che mi sembra una pizza. E poi ci salutiamo. Ecco qui, faccio solo un po' d'ordine. Ecco qui. Abbiamo i pannelli superiori che poi permetteranno, grazie alla loro trasparenza, seppur bianchi, di poter vedere la luce data dai LED che metteremo sotto. Ricordatevi quello che vi ho detto, fate attenzione, i fili non devono assolutamente, parlo ovviamente i fili dei LED sotto del collegamento dei LED,
non devono assolutamente passare attraverso le plastiche, altrimenti provate ad accendere la base e vedrete un'ombra nera che è bruttissima, ed è il vostro filo che avete messo sotto dove non dovevate mettere. Loro non ve lo dicono, però vi consiglio di non metterlo così a vista. Ho controllato che i pezzi non siano danneggiati e non lo sono. Qui abbiamo il telaio interno, come abbiamo anche trovato nelle varie fasi di montaggio degli altri elementi. Ricordo che è un ottagono, ecco qui, la parte sotto in metallo, quella nera, e la parte sopra è tutta in plastica, e questa è l'intelaiatura. Queste invece sono le strisce nere che andranno poi a coprire le viti, così ecco. Aspettate che guardo una cosa. Sì, è giusto, è corretto. È perché ho visto che un pezzo finisce, vedete, così praticamente a 90 gradi rispetto alla linea, e questo è invece in obliquo, così come anche questi, vedete? Io allora pensavo che avessero sbagliato, invece è corretto così. Però non capisco il perché un pezzo sia di... Ah, eccolo qua, perché. Questo pezzo qui. Questo pezzo qui è corretto, deve essere messo diritto. Questo. Perché poi qui ci va la parte superiore che è in metallo, se vi ricordate, l'ottagono, quello dove si avvitano poi tutti gli elementi. Quindi è giusto così, meglio. Bene ragazzi, le viti sono queste: CM da avvitare nel metallo, EP e QP da avvitare nella plastica. Il video termina qui, io vi ringrazio del vostro tempo, spero di riuscire a fare i prossimi video a giorni, perché ho veramente tante altre cose da fare e non riesco a stare dietro a tutto. Ecco, vi volevo far vedere il pezzo che è tagliato diritto dove va poi messo qua, quindi ce ne sarà anche uno da questa parte poi. E vi volevo anche informare che ho sottoscritto, anche se non parliamo di robot, a voi interessa più Robocop e il Mazinga, faccio anche quello, lo sapete, però ho sottoscritto anche un nuovo abbonamento che è con Centauria in scala 1:8, 110 uscite per la Ferrari ritenuta la più bella al mondo. Ovviamente questo è soggettivo, ognuno predilige la Ferrari che meglio crede, ed è la Ferrari la Ferrari 330 P4. Va bene, grazie a tutti ragazzi, grazie di seguirmi, un abbraccio e un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, e grazie sempre con tutto il cuore del vostro tempo. Ciao a tutti.